Look maxing o lux maxing? Non lo so, in ogni caso hanno inventato questo nuovo termine, ultimamente sta andando di moda soprattutto nella community americana, per dire qualcosa che è quello di cui ho sempre parlato sul mio canale dall'inizio di questo canale, ed è come arrivare semplicemente alla versione migliore di se stessi. Quindi lux maxing o look maxing, non ho ancora capito qual è il termine corretto, è semplicemente prendere la figura di una persona e portarla al suo massimo potenziale dal punto di vista estetico. Che cos'è? Come farla? Qual è il primo passo? Eccetera. Oggi in questo canale voglio parlare un po' di questa cosa, di questo fenomeno e del perché è molto importante, anzi quasi necessaria, ed è il motivo per cui sul mio canale ne parlo e per cui io ci ho dedicato tanto tempo della mia vita. Ciao ragazzi, per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Di Lia, sono ex Mr. World Italia, ho lavorato nella moda full time, per poi invece documentare il mio percorso sui social media e quindi concentrarmi al 100% sulla creazione di contenuti. Quindi sono passato da una crescita dal punto di vista esteriore a una crescita dal punto di vista interiore. Quindi adesso il mio percorso di yoga, meditazione, crescita personale lo documento insieme, rimanendo anche con quello esteriore e creando quindi un mix delle cose per arrivare al massimo potenziale. È qualcosa che faccio per me stesso, ma dato che ogni volta che imparo qualcosa è anche stupido tenerselo per sé, ho aperto il canale appunto per documentare questa cosa. Quindi se volete iscrivervi o se avete qualsiasi domanda, potete iscrivervi al canale, lasciarla nei commenti o comunque scrivermi su Instagram, che rispondo a tutti i messaggi, il link è in descrizione. Ho aperto anche un canale secondario in inglese in cui parlo solo ed esclusivamente della parte di crescita interiore, quindi più spiritualità. Se volete anche a quello dargli un'occhiata. Perché è importante? Allora, non c'è una persona, io l'ho sempre detto dall'inizio del mio canale, all'inizio parlavo di capelli, poi parlavo di pelle, poi ho parlato di profumi, poi ho parlato di abbigliamento, poi ho parlato un po' di tutto, ed è un percorso che io ho fatto, siccome all'inizio lavoravo nella moda e volevo entrare nel mondo dell'immagine, della recitazione. Cosa ho detto? Comunque devo apparire in un certo modo al mondo e quindi voglio che la mia apparenza mi aiuti. Ovvio che se sei una persona bella o comunque tenuta bene, ovviamente dai un'impressione diversa a confronto a una persona che si tiene male o purtroppo, non dico brutta, perché alla fine brutto e bello non è anche questione soggettiva, ma semplicemente tenersi bene. Ognuno nasce con un patrimonio genetico, sta a te poi decidere se portarlo al suo massimo potenziale oppure no. Quindi il problema con i ragazzi, e il lux maxing è un fenomeno soprattutto maschile, perché le ragazze l'hanno sempre più o meno fatto, almeno la maggior parte, è che tu vai in giro e vedi 9 ragazze su 10 molto belle, ma non perché sono belle che sono divinità, ma proprio perché si tengono bene, sono arrivate alla versione migliore di sé, perché la cultura nostra un po' più maschilista le ha portate a dover essere abituate a vestirsi bene, a tenersi bene, avere i capelli sempre curati, la pelle fatta bene, eccetera. Invece l'uomo si sta svegliando ultimamente, non ha mai avuto la necessità di fare questa cosa perché era concentrato solo su lavoro, lavoro, lavoro. Attualmente la società si sta finalmente un po', diciamo, equilibrando, quindi il maschile e il femminile stanno prendendo un piccolo equilibrio e quindi anche l'uomo pian piano sta iniziando a capire l'importanza di apparire in un certo modo, e penso che la parte femminile del mondo sia contenta anche di vedere questo equilibrio nella parte maschile. Quindi vedi là fuori sempre più uomini curati, e io non parlo di essere maniacali o ossessionati dalla propria figura. Entrare nell'egocentrismo è molto semplice. No, io parlo semplicemente di ok, io ho questo, voglio portarlo a quello che posso fare. Quello che puoi fare è giusto farlo, se non puoi farlo non ha senso, quindi fare almeno quello che si può. Quindi è quello che ho sempre fatto un po' io. All'inizio sono partito dal capire come gestire i denti, poi la postura, poi le varie cose, ma poi vi dico che cosa fare, quali sono i passi e che cosa comprende il lux maxing. E tu dici, sì Marco, ma tu parli di yoga, di spiritualità, e poi vai a parlare di un argomento così. Allora ragazzi, come vi ho già spiegato, ho fatto un video su come conciliare beauty e spiritualità. Le due cose non sono staccate. Noi non è che siamo esseri spirituali che vivono in un tempio, sarebbe bello vivere nella foresta, ma viviamo in società e quindi bisogna stare alle regole del gioco. Le regole del gioco dicono che gli altri esseri umani e la società ti tratta in un modo diverso, risponde in un modo diverso nel momento in cui ti prendi cura di te, anche a come appari agli altri. Ovviamente se tu vuoi essere libero finanziariamente e avere meno pensieri e quindi puoi concentrarti di più sulla tua crescita interiore,
Non è che puoi andare a un colloquio di lavoro e essere uno che puzza o che si veste male. No, devi essere giusto per quel ruolo lì. Quindi il ruolo della società diciamo, ti permette o comunque non ti costringe, però diciamo che il gioco ti dice guarda che sei facilitato se ti tieni bene dal punto di vista esteriore. Quindi se posso giocare bene dal punto di vista interiore e anche esteriore, che poi mi aiuta anche a livello interiore, perché no? Ovvio che bisogna imparare a capire che è comunque un ruolo. Il problema è quando ti identifichi con queste cose. Non bisogna identificarsi con la bellezza, con tutte queste cose esteriori. Tenerle comunque per quello che sono, vanno bene, importanti, sono utili per la società, ma sono comunque un gioco, un ruolo. Non bisogna dimenticarsi questo, perché allora lì inizia il problema e l'ego diventa smisurato. No, lo manteniamo per quello che è, ci si prende cura di se stessi, però poi dentro di sé non si è quello. Quella è un'identificazione sbagliata. Rimanere giusti. Però se hai questa consapevolezza che riesci a mantenerlo come ruolo staccato, o comunque la meditazione può aiutare in questo, allora sì, ora si può iniziare a investire su queste cose senza diventarne attaccati o senza essere poi vittima di questa stessa cosa, perché poi diventa un ciclo infinito, se no, e dà tanti problemi mentali. E non sono io che lo dico, ma semplicemente è anche una cosa che viene tra l'altro chiamata halo effect in psicologia, è questo effetto che le persone hanno confronto a una persona ritenuta bella. Se una persona è bella esteticamente, automaticamente gli altri, a livello psicologico, inconsapevolmente, si fidano di più di quella persona. E quindi quanto sarà più facile il gioco della vita se sei una persona che si prende cura di sé? Ti veramente facilita in tante cose. Quindi ne vale la pena. Ma anche poi per un punto di vista, cioè a livello anche mentale, aiuta tantissimo, perché poi quando ti vedi che stai bene, che sei felice, che sei più... cioè ti guardi allo specchio e sei più contento di te. Automaticamente è corpo, mente, spirito, energia e tutto è collegato, è tutto collegato, non è che sei una cosa staccata dall'altra. Quindi se il tuo corpo lo vedi bene, automaticamente i tuoi pensieri sono positivi, automaticamente le tue emozioni diventano positive, e se emozioni, corpo e mente sono positivi, le energie sono positive, e che cosa può succedere attorno a te? Solo cose positive, o comunque le cose che ti accadono dal tuo filtro mentale le vedi come positive, e quindi ne crei di nuove, e quindi è tutto un circolo virtuoso che ti aiuta tantissimo. Ma come fare? Ovviamente il look maxing può apparire come una cosa che fa paura all'inizio, perché questo muro gigantesco di dire sì, ma io peso, sono sovrappeso, sono brutto, mi hanno sempre detto che sono brutto, ho l'autostima bassa, ho i capelli che fanno schifo, i denti, non ho soldi per farlo, cosa fare? Ragazzi, in realtà si parte veramente da piccole cose per poi arrivare a cose che poi c'è anche solo farti, non so, esempio stupido, i peli sulla faccia, le sopracciglia tagliate in un certo modo, oppure i peli della barba tagliati in un certo modo. Le persone ti vedono, cioè cambiano tantissimo come appari, tantissimo. Utilizzare i prodotti giusti per i capelli cambia tantissimo. Quindi ovviamente io mi sono scritto peli, quindi su cosa lavorare, peli, pelle, quindi skincare, fisico, quindi dieta e allenamento, sono le tre cose diciamo più fisiche. Postura, quindi la postura è importantissima, la presenza, abbigliamento, quindi sapersi anche vestire con non solo bene, ma anche avere una propria personalità. Denti, importantissimi, non per forza spendere migliaia di euro per averli dritti, ma ci sono delle cose che si possono fare. Accessori, tipo i profumi, o comunque tutto ciò che riguarda una sfera extra per essere un po' di più degli altri, da questo punto di vista, spiccare un po' di più. E personalità, questo l'ho aggiunto un po' io, però secondo me ha senso perché si può un po' applicare agli altri. Io per ognuna di queste cose ho tantissimi video sul mio canale, quindi vi consiglio di dargli un'occhiata, per peli, per la pelle, per tutto, ho un sacco di video, ma fatemi sapere nei commenti se volete che faccio magari una guida più diretta sul look maxing su ognuna di queste cose, in cui racchiudo un po' tutte le cose. E poi ci sono tantissime altre cose di cui parlare, però secondo me queste sono quelle principali. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E tra l'altro ragazzi, per quanto riguarda i profumi, volevo anche ringraziare e fare una menzione onoraria allo sponsor di questo video, che è Kajal, che ha fatto uscire i nuovi profumi terzo e quarto della nuova collezione. Il mondo dei profumi ragazzi è arte, è qualcosa di pazzesco, a me piace tantissimo, è veramente
profumi del genere ti possono dare una spinta fortissima, anche se sei un 3 su 10 dal punto di vista estetico, in società, per quello di cui parlo ovviamente a livello superficiale. Un profumo ti può veramente alzare di 5 punti se è il profumo adatto a quella situazione. Poi profumi così, che sono praticamente arte, sono veramente un life hack. Kajal mi piace un sacco come brand, ve ne parlo spesso sul canale, ve ne parlerò sempre di più. Questi sono i loro due nuovi, terzo e quarto, che anche questi hanno più un significato veramente interiore. C'è una lavorazione artistica dietro che è pazzesca. Il numero 3 che mi piace di più, tra questi due quello che mi piace di più, è proprio natura. Agrumi, freschezza, novità, resistenza, resilienza, è un onore al coraggio, alla novità e alla voglia di darsi da fare, come le persone che iniziano il Lux Maxi. Mentre quarto invece è dedicato proprio a quella parte invece calda dell'essere umano, alla sensualità, alla natura, alla savana africana, più legnoso, più caldo, veramente un profumo sensuale. Sono pazzeschi, come tutti i Kajal mi stanno piacendo un sacco, il terzo mi sta dando un sacco di soddisfazioni, si fanno notare tantissimo e sono anche molto 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 interiori e spirituali, quindi dategli un'occhiata se volete dargli un'occhiata, vi lascio il link in descrizione. Grazie ancora a Kajal per aver sponsorizzato questo video. Ed ecco qua ragazzi, se avete qualsiasi domanda fatemela sapere, come vi ho detto, su Instagram o comunque sui commenti, e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!